Poppy Playtime è una saga che ha sempre giocato sul fattore solitudine. Il nostro protagonista nel girare all'interno della fabbrica non ha alcuna compagnia se non quella dei folli esperimenti che cercano di ucciderlo. Le cose sembrano prendere una piega differente nel capitolo 2 grazie alla presenza di Poppy, ma tornano subito alla triste normalità quando Mommy la cattura. Give me a break! Deep Sleep invece è apparentemente diverso. Questa volta abbiamo diverse occasioni in cui ci troviamo a interfacciarci con qualcuno che, almeno all'apparenza, non vuole ucciderci. Poppy, Kissy e un nuovo personaggio positivo, Holly. Holly potremmo definirlo, basandoci semplicemente sulla sua voce, un bambino che per qualche motivo è portato ad aiutarci durante la nostra esplorazione, dandoci consigli e direttive su come affrontare i pericoli del Playcare. Il problema, tuttavia, è uno solo. All'interno della Playtime Co., per quanto ne sappiamo, non ci sono sopravvissuti umani. La Hour of Joy è servita proprio a liberare la fabbrica da qualsiasi forma di vita che non fosse un giocattolo. Holly quindi come lo classifichiamo? Chi potrebbe essere davvero? Innanzitutto prima occorre fare una premessa. Holly è un maschio. In più occasioni Poppy si riferisce a lui e lo fa utilizzando pronomi maschili. Abbiamo voluto specificarlo solo perché nei commenti e video su di lui abbiamo notato un po' di confusione e quindi ci sembrava giusto chiarire la cosa. Cominciamo con una considerazione. È estremamente improbabile, se non impossibile, che Holly sia un bambino nel senso umano del termine. Sono passati 10 anni dalla Hour of Joy, se fosse stato un bambino già all'epoca, adesso dovrebbe essere quantomeno un adolescente e insomma è abbastanza evidente il fatto che non sia così. Escludiamo quindi la possibilità che Holly sia umano. Ci rimane la seconda ipotesi. Holly è un giocattolo, o per meglio dire un esperimento. In realtà, più tardi analizzeremo un elemento che da ciò che vediamo in giro si tende a tralasciare, ma che potrebbe essere davvero importante. Quindi, dicevamo che Holly è un esperimento, è qualcuno che ha superato indenne la Hour of Joy, che conosce il Playcare e forse l'intera azienda a menadito, e che ora vuole aiutarci ad arrivare al prototipo e, come Poppy, vuole sconfiggerlo. Il comportamento di Holly però è strano, per tutta la durata del terzo capitolo non si fa vedere. Comunica con noi tramite un telefono e ci manda le chiavi per le varie aree della struttura attraverso un tubo. Dal luogo in cui si trova è inoltre in grado di vedere tutto ciò che facciamo, come se avesse telecamere disseminate per tutta la fabbrica. Ma è effettivamente così? Se fosse una mera questione di telecamere, le interazioni di Holly sarebbero diverse. Basti pensare al momento in cui arriviamo al luogo dell'incidente ferroviario. Holly commenta con stupore, come se fosse la prima volta che vede il treno bruciare. Eppure, se si trattasse di un personaggio perennemente attaccato a delle telecamere, lo stupore non avrebbe senso. Si sarebbe ampiamente accorto di un incidente del genere. Quando entriamo nella scuola, poi, dice addirittura di non riuscire a raggiungerci, andando di fatto a cozzare pesantemente con tutto il discorso delle telecamere. Non avrebbe senso pensare di avere una rete di sorveglianza in tutto il Playcare e non nella scuola, quindi come fa Holly a vederci? Ebbene, abbiamo una nostra teoria. Il primo impatto con Holly lo abbiamo nel momento in cui raccogliamo il telefono e da lì in avanti lui è libero di contattarci. L'apparecchio in questione però non è un telefono fisso, potremmo definirlo più che altro un cordless. Ma la cosa che ci ha fatto pensare è proprio la forma dell'oggetto. Questo telefono ha gli occhi che nelle zone in cui arriva il giusto segnale potrebbero fungere proprio da telecamere. Holly, chiunque sia, potrebbe seguire i nostri movimenti proprio grazie a questo apparecchio. Se ben vi ricordate, inoltre, non è la prima volta che lo vediamo. Abbiamo già avuto modo di utilizzare questo telefono in Project Playtime, così come abbiamo già avuto modo di sentire la voce di Holly in precedenza. Ma andiamo per gradi. Parliamo delle cassette trovate in Project Playtime. Le 2 cassette erano divise in 2 parti. La prima parte di ciascuna ci faceva sentire la voce di Harley Sawyer. Ma quelle che ci interessano sono solo le seconde parti, quelle in cui qualcuno tenta di comunicare con noi. Nella prima cassetta ci viene chiesto se siamo degni di fiducia, ci viene chiesta una prova. Chi ci sta scrivendo ci invierà un dono, poi aggiunge che l'iniziativa Bigger Buddies fallirà. La seconda cassetta contiene il seguito del messaggio. Dopo una prima parte in cui sentiamo Sawyer rivolgersi a Boxy Boo, l'audio si interrompe. I nostri interlocutori ci scrivono che il regalo è arrivato ed è proprio il telefono. Ora stanno lavorando per stabilire una linea sicura. A tempo debito riceveremo una chiamata. Da quella cassetta, salvo nuovi aggiornamenti, quel telefono non ha mai squillato fino a questo momento. Il messaggio si conclude inoltre in una maniera estremamente enigmatica che tuttavia rispecchia ciò che spesso ci viene detto all'interno dei capitoli. Coloro che ci stanno parlando affermano che siano state le nostre azioni a permettere loro di esistere.
Ancora una volta ci sentiamo dire di essere responsabili di parte degli eventi accaduti alla Playtime. Come dicevamo però, il momento di ricevere la chiamata è arrivato e potrebbe essere proprio l'occasione in cui noi ci avviciniamo al Playcare. Qualcuno pare semplicemente aver atteso per anni l'occasione giusta per mettere fine al piano del prototipo. L'occasione è ovviamente il nostro arrivo. Ce l'ha detto Poppy, ce l'ha ripetuto Dog Day e ce l'ha ribadito Holly. Noi siamo l'angelo di Poppy, la soluzione ai problemi, l'arma per mettere fine al dominio del prototipo. E non è finita qui. Per capire ancora un po' meglio quale potrebbe essere il vero corso degli eventi, dobbiamo tornare ancora una volta a Project Playtime. Mentre affrontavamo Deep Sleep, pensavamo di non aver mai sentito la voce di Holly, ma tornando ad analizzare gli elementi a disposizione, ci siamo resi conto di essere in errore. Quella voce l'avevamo già sentita. Dove? Nel trailer di lancio della terza fase di Project Playtime, Forsaken. Nei primi 15-16 secondi del trailer una voce ci parla. E non serve certo fare chissà quale analisi per rendersi conto che quella voce è la stessa identica voce che sentiamo arrivare dal telefono nel terzo capitolo di Poppy Playtime. Compassion is the discarded gem of the Forsaken, a relic of innocence left behind like a misfit toy. Call me a forsaken fool, but I am but a wayward plaything, cast aside and lost in the depths of abandonment, seeking purpose in the shadows. Holly ci parla qui effettivamente per la prima volta. E le sue parole, che ora vi presenteremo, fanno pensare che potrebbe averci detto la verità. Holly potrebbe veramente essere un nostro alleato nella lotta contro il prototipo. A brevissimo vi spiegheremo il perché di questa conclusione, ma prima analizziamo le sue parole. La compassione è la gemma scartata del rinnegato, un residuo di innocenza abbandonato come un giocattolo sbagliato. Considerami pure uno sciocco rinnegato, ma io sono solo un ribelle, messo da parte nelle profondità dell'abbandono, che cerca uno scopo nell'oscurità. Ora, queste non sembrano minimamente parole che potrebbe dire il prototipo. Holly ci parla di compassione, di rinnegati, di giocattoli difettosi. In sostanza, ci sta parlando proprio di lui. Holly si definisce difettoso, poiché in lui esiste ancora la compassione, quel sentimento che automaticamente portava ad essere abbandonati nelle profondità dell'azienda. Holly parla di se stesso anche come di un ribelle, e non è certo un segreto ciò a cui si sta ribellando. Del resto ce lo dice chiaro e tondo nel terzo capitolo. Holly si sta ribellando al prototipo e alle sue azioni disumane. Sia lui sia Poppy sanno che ciò che stanno facendo i Bigger Buddies è semplicemente sbagliato. La sofferenza provocata ai dipendenti innocenti che nulla sapevano degli esperimenti condotti dagli scienziati della Playtime è imperdonabile. E soprattutto non può essere appoggiata da chi ancora dentro di sé riesce a provare compassione per qualcuno. Per almeno 10 anni Holly ha aspettato nascosto chissà dove di trovare il suo scopo e ora l'ha trovato. La sua esistenza trova una ragion d'essere nell'aiutare noi e Poppy a sconfiggere il prototipo. Probabilmente più avanti incontreremo anche lui, a meno che il prototipo non lo trovi per primo. Immaginiamo tuttavia sia in un posto sicuro, poiché se è vero che Poppy era rinchiusa all'interno di una teca, Holly non ha avuto bisogno di essere liberato e di tempo dalla ribellione degli esperimenti ne è passato parecchio. In sostanza abbiamo delle nuove certezze. Holly non è un essere umano, concetto abbastanza scontato ma che è comunque meglio sottolineare. Holly è un giocattolo considerato difettoso sia dagli scienziati e sia, probabilmente, anche dal prototipo stesso. Non ha volutamente preso parte alla War of Joy e per salvarsi si è dovuto nascondere nelle profondità della Playtime. C'è tuttavia una grande differenza tra lui e la maggior parte degli esperimenti che abbiamo conosciuto fino ad ora: l'intelligenza. Holly dimostra sicuramente un intelletto fuori dal comune, molto più vicino allo standard di Poppy piuttosto che ad uno qualsiasi dei Bigger Buddies. È quindi un esperimento avanzato in grado di analizzare e pianificare, nonché in possesso di una grande conoscenza dell'azienda, tale da permetterci di avanzare ed avvicinarci al prototipo. Un'intelligenza forse fin troppo sviluppata che potrebbe far pensare ad un ingannatore. Questa considerazione tuttavia andrebbe in contrapposizione con il discorso sulla compassione, che a quel punto sarebbe stato totalmente inutile. Una cosa sicuramente resta da capire. Se la linea che usiamo è stata preparata appositamente per essere sicura, immaginiamo che non tutti possano accedervi, quindi i casi sono due. O Holly prima faceva parte di un gruppo di ribelli rinnegati che mano a mano, eccezion fatta per lui ovviamente, è stato annientato, o in Project Playtime chi ci scrive sul terminale è proprio lui che usa un plurale semplicemente per rischiare il meno possibile e capire se possa effettivamente fidarsi di noi.
Prima di concludere però vorremmo fare un'ultima considerazione. Ci siamo sempre chiesti chi ci abbia mandato quella prima lettera che ci ha portati a tornare alla Playtime. E la risposta scontata potrebbe essere Poppy. Ma pensateci bene, Poppy era chiusa in una teca. Non avrebbe mai potuto scriverci una lettera. E fino ad ora non sapevamo sinceramente a chi altri pensare. Nessuno avrebbe avuto motivo di richiamarci lì, a partire dal prototipo. Insomma, invitare alla fabbrica proprio l'unica possibilità di eliminarlo non sarebbe stata una mossa così intelligente. Ora però abbiamo un nuovo personaggio da aggiungere all'equazione e che pare aver accesso ad un sistema di tubi che potenzialmente, oltre ad inviare chiavi e batterie, potrebbero anche far uscire posta dalla Playtime. La grafia di quella lettera rispecchia quella che potrebbe essere di un bambino con tanto di errori grammaticali e, come sappiamo, gli esperimenti venivano condotti quasi esclusivamente su bambini, come presumibilmente un bambino era Holly prima di diventare chissà quale giocattolo. Inoltre Holly è ben a conoscenza dell'esistenza di Poppy e sicuramente sapeva che si sarebbe opposta al piano del prototipo, pertanto avrebbe avuto senso dirci di trovare il fiore, il papavero, e di conseguenza liberare proprio lei. Certo, ad oggi è un'ipotesi, potremmo considerare anche Kissy Missy, ma la sua dimensione difficilmente le avrebbe permesso di mandare una lettera fuori dalla fabbrica senza farsi notare e soprattutto non siamo a conoscenza della sua effettiva capacità di esprimersi. Holly, per diversi motivi, ci sembra un soggetto più adatto ad un'azione del genere, ma sicuramente prima o poi avremo modo di sapere la verità anche su questo dettaglio. Alla luce di tutto ciò, siamo sempre meno inclini a pensare che Holly possa essere il prototipo. Ormai abbiamo abbastanza indizi per ritenere che non sia così, e inoltre sarebbe piuttosto banale come scelta da parte di Mob Games. Escludiamo sicuramente che possa essere uno degli Smiling Critters, poiché, come ci viene detto da Dog Day, sono rimasti solo lui e Catnap. Tutti gli altri sono morti nel tentativo di contrastare 1188 e di conseguenza il prototipo, e non esistevano altri esemplari segreti. Gli unici resti dei Critters sono ormai quei piccoli peluche animati e dominati solo dalla fame che ci danno la caccia nella Playhouse. Sicuramente nel quarto capitolo otterremo delle risposte, ma ormai riteniamo di poterci fidare di Holly. La speranza ora è che non faccia una brutta fine da qui alla conclusione della saga. Come sempre vi ringraziamo per aver seguito questo video, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e a condividerlo se vi è piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video.